delle cose più brutte che ci possono capitare come utenti e anche una delle nostre peggiori paure sono le famigerate BSOD, meglio note come schermate blu o ancora meglio note con il loro triste nome di schermate blu della morte, che naturalmente non lascia presagire nulla di buono. Quando ci capita una schermata del genere è particolarmente frustrante perché l'unica cosa che possiamo fare è incrociare le braccia e anche le dita nella speranza che il PC si riavvii e di riuscire a capire che cosa l'ha causata. In community abbiamo parlato tantissimo delle schermate blu, ne abbiamo parlato anche nel forum, ne abbiamo parlato nella chat, ma sinceramente è uno degli argomenti più spinosi. Ma recentemente qualcuno mi ha fatto una domanda e mi ha chiesto: quando ti trovi sul PC di un cliente che presenta una schermata blu, come ti comporti? Come la effettui la diagnosi? E allora ho pensato che non ti ho mai presentato il software, che non va nemmeno installato perché si tratta di un programmino portable che tengo sempre qui sulla mia fida chiavetta, che mi consente di diagnosticare esattamente che cosa ha creato la schermata blu. Vuoi conoscerlo? E io te lo mostro subito. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo! Oltre ad essere portable e quindi non aver bisogno di installazione e poter essere messo ovunque tu vuoi, il programma che sto per presentarti è completamente gratuito. Per scaricarlo faremo come al solito e quindi apriremo il nostro browser e nel motore di ricerca andremo a digitare come sempre Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio www.gentiluomodigitale.it. Apriamo il sito e, una volta aperto, portiamoci qui in alto nella sezione Downloads. Nella pagina che si aprirà scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo file qui, quello che si chiama Blue Screen View. Per scaricarlo potremo fare clic sul grosso pulsante azzurro File Download, ma nel caso in cui per qualche motivo tu non riesca a trovarlo, niente paura, ti basterà andare qui in alto sulla lente di ingrandimento e scrivere per l'appunto Blue Screen View. Fatto questo, premi il pulsante invio e vedrai che il file verrà automaticamente individuato sul sito. Per scaricarlo ti basterà fare un clic sulla scritta che contiene appunto il nome del file e in pochissimi istanti, visto che si tratta di un programma estremamente piccolo, questo sarà scaricato sul tuo computer. A questo punto, per configurarlo, dato che come detto non serve installazione, potrai fare clic su questa icona in modo da aprire la cartella in cui è stato scaricato. Una volta aperta la cartella potrai tranquillamente chiudere la finestra del browser che non ci serve più. A questo punto sarà necessario scompattare il file compresso che abbiamo appena scaricato. Per farlo facciamo un clic destro con il pulsante del mouse e scegliamo la voce Estrai tutto, questa qui. Clicchiamo sul pulsante Estrai e attendiamo alcuni secondi, al termine dei quali il contenuto della cartella compressa sarà scaricato in una cartella che, come puoi vedere, contiene 3 file. Quello che ci interessa è questo qui, quello che si chiama Blue Screen View. Prima di continuare, tuttavia, stavo riflettendo sul fatto che questa macchina, grazie al cielo, ma per nostra sfortuna, non ha mai avuto nessuna schermata blu e allora, probabilmente, poverina, sarà il caso di procurargliene una. Per farlo farò un'operazione che ovviamente tu non devi fare sul tuo computer e che non ti mostrerò integralmente, visto che YouTube è molto suscettibile a questi argomenti e quindi offuscherò il comando che darò per mandare in crash questa macchina. Quello che farò sarà aprire una PowerShell. Lo farò come amministratore. E a questo punto inserirò un comando che dovrebbe in breve tempo far crashare la macchina e causare probabilmente o una schermata blu o addirittura un riavvio immediato della macchina. Vado a digitarlo. Ok. Premo invio, aspettiamo alcuni secondi, vedo che, ecco, ok, la macchina è già andata in crash. Aspettiamo qualche secondo che si riavvii e andiamo a vedere che cosa ha causato il nostro crash.
La prima cosa che andremo a fare quindi in questo caso sarà riaprire il nostro Esplora File e riportarci nella cartella in cui abbiamo scompattato il nostro programma. Attenzione però, io l'ho scompattata all'interno della cartella Download, ma ti ricordo che la cosa più intelligente è quella di scompattare questo programma su una chiavetta in maniera tale da poterlo utilizzare sempre, ovunque, anche su altri computer. Un ulteriore quesito che mi viene a volte posto è cosa fare se la schermata blu ritorna ad ogni riavvio del sistema. Attenzione, perché Windows dispone di una procedura di emergenza che si attiva automaticamente, per cui dopo 2 schermate blu il sistema si riavvia, o almeno ci prova, in modalità provvisoria e potrai utilizzare questo programma anche nella modalità provvisoria. Andiamo quindi a fare doppio clic sul nostro file Blue Screen View per vedere che cosa ci dice il nostro programma relativamente all'errore che si è verificato. Ti ricordo che ogni volta dovrai confermare con il pulsante sì di voler apportare le opportune modifiche al tuo dispositivo, modifiche che peraltro non ci saranno, ma che servono al nostro programma per andare a leggere il contenuto di alcuni file di sistema. E appunto il primo file di sistema che ci interessa è proprio questo qui, ovvero il dump file. Hai presente quando si verificano quegli errori e il computer ti chiede se puoi o vuoi inviare a Microsoft tutte quante le informazioni del caso? Ebbene, queste informazioni sono contenute anche all'interno di questo file, che è il file che viene automaticamente generato quando si verifica una schermata blu sul nostro computer. E quello che c'è scritto al suo interno è particolarmente interessante. Partendo da sinistra troviamo per l'appunto il dump file, che ormai sai esattamente cos'è. Andiamo a ingrandire un pochino la schermata in modo da vederle subito tutte. La seconda voce è il crash time. Il crash time è fondamentale, soprattutto nel caso in cui sul nostro computer ci siano state più schermate blu, per individuare esattamente quella che ci interessa, risalendo appunto attraverso la data e l'ora in cui la schermata blu si è verificata. La terza voce, Bug Check String, ci spiega sostanzialmente che cosa è successo sul nostro computer e che cosa ha causato questa schermata blu. Nel nostro caso leggiamo Critical Process Died, ovvero un processo critico del sistema ha smesso improvvisamente di funzionare. Ma se la terza voce ci spiega la causa, è la quarta voce a dirci esattamente qual è il bug che si è verificato sul nostro computer. Infatti, tramite il bug check code possiamo individuare univocamente l'errore che si è verificato. Possiamo tranquillamente ignorare i parametri dall'1 al 4 che non ci interessano in questo caso, mentre quello che ci interessa davvero è questa voce, cioè la voce caused by driver, che in questo caso individua un driver virtuale, cioè l'ntos kernel.exe, come il responsabile oppure il driver colpito dal bug che ha fatto crashare il nostro sistema. Ok, ma adesso che abbiamo tutte queste informazioni, noi che cosa ce ne facciamo? Beh, te lo mostro subito. Per capire che cosa ha causato la nostra schermata blu e risolvere definitivamente il problema, la cosa più semplice che possiamo fare è un bel clic con il pulsante destro del mouse sulla riga relativa all'errore che ci interessa e scegliere la voce Google Search Bug Check più Driver. Questa qui. Quando la cliccheremo automaticamente verrà effettuata una ricerca su Google che andrà ad individuare tutti quanti i forum a partire da quello della Microsoft che spiegano come risolvere il nostro errore. Generalmente devo dire che si tratta di forum in lingua inglese, ma naturalmente potrai utilizzare Google Traduttore per trasformarli automaticamente in italiano e trovare in maniera estremamente facile la soluzione al tuo problema.
Ma prima di concludere c'è un'altra piccola chicca bonus che voglio darti. Come puoi vedere qui in basso sono elencati tutti quanti i file che sono stati coinvolti nel nostro errore. Ora, in questo caso sono tantissimi perché ti dico subito che, come avrai già capito, quello che è successo è che ho mandato in crash un processo critico di Windows e quindi in questo caso è coinvolto mezzo Windows. Ma attenzione, nel tuo caso probabilmente sarà un altro programma ad aver causato il crash. Per capire di quale programma si tratta ed eventualmente andare a disinstallarlo, quello che dovrai fare è prendere uno qualunque di questi file, magari dovrai provarne più di uno fino ad individuare il programma responsabile e andare in un software come ad esempio Everything che ci consente di cercarlo e digitare il nome del file. In questo caso io digito NTOS kernel e vado a vedere che questo file si trova naturalmente nella cartella di Windows, ma molto probabilmente nel tuo caso non sarà così e in base al nome della cartella, che è anche il nome del programma, potrai capire chi è il responsabile della tua schermata blu e procedere eventualmente, una volta identificato il colpevole, alla sua rimozione. In realtà spero che questo software nella vita non ti serva mai, ma ti consiglio comunque di scaricarlo e metterlo intelligentemente su una pennetta in modo da poter aiutare magari l'amico di turno in difficoltà. Ma veniamo a noi e soprattutto ai ringraziamenti del giorno, perché quest'oggi voglio ringraziare di vero cuore Bruno Berretta per il suo generosissimo super grazie con il quale ha voluto contribuire alla vita della nostra community. Ti ringrazio infinitamente Bruno per la tua gentilezza, per la tua disponibilità e per il tuo supporto. E un altro ringraziamento fondamentale invece va proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima.